Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi vi farò vedere come realizzo l'impacco per fare l'ennè. Quindi vedrete passo passo la realizzazione, gli ingredienti che utilizzo all'interno appunto dell'impacco e anche le quantità che utilizzo sui miei capelli, che sono lunghi 124 cm, rimanendo però con la misurazione che ho fatto tempo fa, quindi attualmente non li ho ancora misurati, ma penso comunque di stare più o meno in quel range, ecco, non cambia tanto, anche se magari ho messo qualche centimetro in più, comunque la quantità delle polveri resta quella. Vi faccio vedere anche come appunto gestisco le quantità di polveri e di aceto e di oleolito di alcanna che inserisco all'interno dell'impacco. Prima di lasciarvi al tutorial, diciamo al video in cui vi mostro come realizzo appunto l'impacco, vi ricordo che se volete seguirmi potete trovarmi su Instagram e su Facebook cercandomi con questo nome, quindi mi trovate sempre con Nero Corvino in entrambi i social, oppure giù nell'info box, se preferite, trovate tutti i link ai miei social. E vi ricordo che se vi fa piacere potete anche iscrivervi al nostro gruppo di spignatti che si chiama appunto Le Fate dell'Ennè. È un gruppo in cui troverete me insieme a tante altre ragazze, in cui parliamo appunto di consigli, esperienze, condividiamo magari metodi di trattamenti per i capelli, comunque tutto all'insegna del naturale e della condivisione reciproca. Se volete venirci insomma a trovare e volete inserirvi appunto all'interno del gruppo, è un gruppo chiuso, quindi sappiate che comunque rimane tutto tra noi, noi saremo veramente molto felici. Io vi lascio giù nell'info box il link del gruppo, oppure se preferite magari potete cercare direttamente su Facebook Le Fate dell'Ennè e trovate direttamente il gruppo, fate la richiesta e appunto potete unirvi a noi in questo progetto. Io adesso vi lascio al tutorial e noi ci vediamo alla fine. Allora, per fare l'ennè io utilizzo innanzitutto una ciotola abbastanza capiente, dal momento che utilizzo molta polvere. Poi utilizzo l'enne Zarca, questo qui, che mi darà appunto un colore rosso che vira più sul freddo, e utilizzo non soltanto uno di questo, non soltanto un altro di questo, ma anche metà di questo, perché io in totale per fare l'ennè puro utilizzo 250 grammi di polveri. Poi quello che vi occorre è una di queste palettine da parrucchiera, che potete trovare tranquillamente nei negozi di parrucchieri, parrucchieria o comunque prodotti per capelli. Un cucchiaio di plastica, è sempre consigliabile utilizzare un cucchiaio di plastica per evitare contaminazioni. Una paletta di legno, che però utilizzate soltanto per l'ennè. Infatti io questa paletta, che tra l'altro ha un buco, era appunto era in un set e non riuscivo a capire la sua utilità, quindi alla fine l'ho destinata solo ed esclusivamente agli impacchi, quindi la tengo soltanto per fare degli impacchi ai capelli. Vi serviranno un paio di guanti, io utilizzo questi che di solito si utilizzano per lavare i piatti, ovviamente destinati solo all'utilizzo dell'ennè, quindi non li utilizzo per altre cose. Aceto di vino bianco, che utilizzo sempre all'interno dell'ennè, che mi aiuta a far virare leggermente il colore verso un tono freddo, e di solito metto un cucchiaio. Vi servirà anche dell'acqua calda se non volete fare ossidare l'ennè, come nel mio caso, oppure se volete farlo ossidare potete anche mettere dell'acqua fredda se preferite. Io utilizzo quella calda per evitare appunto di fare l'ossidazione dell'ennè, quindi in questo modo nel giro di una mezz'ora, un'ora riesco a fare comunque l'applicazione. E poi, ultimo ma non per importanza, io aggiungo sempre un cucchiaino o mezzo cucchiaio di oleolito di alcanna, che ho fatto ormai qualche mese fa, e mi aiuta un po' a raggiungere
quei riflessi ciliegia. Ne metto ovviamente poco perché è sempre un olio e cerco di non aggiungere delle dosi ovviamente importanti, perché l'olio potrebbe inficiare la presa dell'ennè, quindi inficiare anche il colore, il risultato che poi avremo. Però un cucchiaino è assolutamente possibile inserirlo all'interno dell'impasto. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è inserire le polveri, quindi io inizio da questa confezione che avevo già aperto qualche mese fa per fare la Sherazade, infatti me ne era servita praticamente la metà, quindi 50 grammi. Lo Zarqa ha un colore leggermente più scuro rispetto alle altre polveri, è un po' più colore verde militare, è molto bello. Ok, adesso apriamo l'altra. Vi consiglio sempre di utilizzare delle forbici per aprire i pacchettini, perché quando li aprite con le dita, quindi che fate forza, la polvere viene su, perché essendo una polvere molto sottile, poi non so se si vede dal video, però quando poi apro il pacchettino sale praticamente tutta la polvere. E adesso andiamo con l'altro. A questo punto quello che faccio è andare ad aggiungere piano piano l'acqua, quindi mi armo di paletta, che ovviamente vi ripeto utilizzatela soltanto per fare l'ennè o comunque gli impacchi, e piano piano vado ad aggiungere la mia acqua. Continuiamo ad aggiungere acqua. Ok, a questo punto che abbiamo raggiunto questa consistenza, che ancora non è perfetta, però è il momento di aggiungere l'aceto. Quindi adesso io con il cucchiaio di plastica vado ad aggiungere circa un cucchiaio, anche un po' di più, dipende ovviamente la quantità della polvere. In questo caso io ne vado ad aggiungere 2, dal momento che le polveri che ho utilizzato comunque sono, come quantità, sono molte, e avevo fatto anche avevo messo meno acqua, in questo modo potevo aggiungere l'aceto. La Lawsonia vuole un ambiente acido rispetto all'indigo. L'indigo, il comunissimo nero, invece preferisce un ambiente più basico, quindi quando lo preparate aggiungete sempre un po' di bicarbonato all'indigo. Questo favorirà insomma il rilascio del suo colore. Ok, a questo punto, che è abbastanza cremosa ma comunque molto solida come vedete, aggiungiamo l'oliolito di alcanna. Quindi prendiamo il nostro oleolito, io ne metto circa un cucchiaio scarso, quindi vedete che comunque non è un cucchiaio pienissimo, e lo aggiungo. A questo punto mescolo sempre. Ok, poi a questo punto ovviamente se vedete che l'impasto è un po' solido, aggiungete dell'acqua. Ecco, io la sto aggiungendo perché la consistenza non mi soddisfa ancora. Poi comunque ho lavato i capelli, però si sono asciugati nel frattempo, perché i miei capelli si asciugano molto velocemente nonostante siano lunghi, e quindi insomma devo adattare anche la consistenza dell'ennè
all'asciugatura o ai capelli bagnati, quindi in questo caso lo faccio un pochettino leggermente più liquido, così avrà un po' più di presa sul capello. Ok, direi che la consistenza mi soddisfa. Io preferisco raggiungere una consistenza che sia in questo modo, perché in questo modo non scivola molto dal capello, resta ben aggrappata, non vado sgocciolando per casa e quindi riesco benissimo a portarla tranquillamente, anche perché faccio una posa di molte ore, di solito faccio 6-7 ore di posa, quindi cerco comunque di non farla liquidissima, però neanche che sia secca, perché altrimenti non si stende bene. Ho dimenticato ovviamente di dirvi che servirà la pellicola o un sacchettino di plastica per impellicolare la testa, perché a quel punto dovrete isolare l'ennè e fare in modo che non asciughi. Allora, a questo punto prendo il pennellino da parrucchiera, pulisco insomma il mestolo che ho usato. Ovviamente vi servirà anche una vecchia maglietta da sporcare, perché insomma, allora a questo punto vado un po' a girarlo. Direi che la consistenza è perfetta, come vedete è molto morbido, molto fluido, non ha grumi, tranne qualcuno così che può scappare un po'. E adesso io lo lascio riposare circa mezz'oretta e poi lo vado ad applicare. Vi ricordo che potete trovare il video dell'applicazione qui da qualche parte sopra nel video, in cui vi faccio vedere appunto come applico l'ennè. Come avete visto, la realizzazione è abbastanza semplice, non aggiungo molti ingredienti, semplicemente mi avvalgo di quelle sostanze che so che funzionano, che so che mi portano comunque ad un risultato, e utilizzo pochissime cose, quindi non ho tantissimi utensili o tantissime sostanze. Se volete, se magari può darvi un po' fastidio l'odore dell'ennè o dell'aceto, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Io ne ho uno proprio qua. Io utilizzo questo di Aromazone alla lavanda e mi trovo molto bene, però lo metto soltanto magari negli impacchi delle polveri che mi danno particolarmente fastidio come odore, mentre invece l'odore dell'ennè mi piace molto, quindi non mi piace andarlo ad alterare con altre sostanze. Ho fatto ovviamente un impacco molto preciso, come avete visto. Io ho un po' di problemi con la pratica, nel senso che sono una persona molto imbranata nelle cose che si fanno ai capelli, non in generale, perché poi sono una persona che sa disegnare, sa suonare il piano, so costruire le piccole cose, sono anche molto ferma con le mani, però quando devo mettermi le mani ai capelli mi metto letteralmente le mani ai capelli, perché sono proprio pasticciona. Poi ovviamente anche la parte dietro, che quando realizzi le cose su te stesso non riesci a vedere, lì ecco, non ho proprio il senso dell'orientamento. Comunque spero insomma che abbiate capito un po' come lo realizzo io, e vi assicuro che il risultato funziona. Quindi purtroppo ho sempre qualche problema nel percorso, però alla fine arrivo e arrivo anche abbastanza bene, quindi le mie cose, i miei metodi alla fine funzionano. E quindi niente, io adesso vi ho detto un po' tutto di come preparo, vi ho fatto vedere anche come preparo l'impacco. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.